Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi. Come state? Spero tutto bene. Oggi abbiamo un argomento davvero interessante, diciamocelo, un po' piccante da affrontare. Parleremo di Burak Özçivit, del suo presunto, e dico presunto, labbro leporino, e di come questa diceria sia stata, a quanto pare, oggetto di commenti niente meno che da Neslihan Atagul. Sì, avete capito bene. Una delle attrici turche più amate e seguite sembra aver detto qualcosa al riguardo. Prima di addentrarci nel vivo della questione, però, vorrei chiedervi una piccola cosa: se vi piace questo tipo di contenuto, se vi interessano le gossip news dal mondo dello spettacolo turco e non solo, vi invito a iscrivervi al canale. Mi aiuterebbe tantissimo a crescere e a portare sempre più video interessanti per voi. Attivate anche la campanella, così non vi perderete nessun aggiornamento. Prometto che cercherò di non deludervi. E ora, bando alle ciance. Cominciamo. Dunque, Burak Özçivit. Un attore di una bellezza innegabile, amato in tutto il mondo, protagonista di serie TV di successo come Kara Sevda e Il Sultano. Un vero sex symbol, insomma. Negli anni, però, intorno alla sua figura si sono diffuse diverse voci, tra cui quella di un presunto labbro leporino corretto chirurgicamente. Ora, è importante sottolineare subito una cosa: si tratta di voci, di pettegolezzi, di speculazioni. Non ci sono conferme ufficiali da parte dell'attore né da parte di fonti mediche. Quindi, prendiamo tutto con le pinze. Ma perché questa voce ha preso piede? Beh, probabilmente a causa di alcune foto e video in cui, effettivamente, il suo labbro superiore sembra avere una forma leggermente diversa, più accentuata da un lato rispetto all'altro. Questo ha alimentato i rumors e ha fatto sì che molte persone si chiedessero se Burak avesse effettivamente subito un intervento chirurgico in passato. E qui entra in gioco Neslihan Atagul. L'attrice, famosa per il suo ruolo in Kara Sevda proprio accanto a Burak Özçivit, a quanto pare, sarebbe stata interpellata sull'argomento durante un'intervista. Ed è qui che la storia si fa interessante, perché le sue parole, a seconda delle interpretazioni, sono state considerate da alcuni come una conferma indiretta della presunta operazione. Ora, cerchiamo di ricostruire la vicenda. Durante questa fantomatica intervista, dico fantomatica perché trovare la fonte originale si è rivelato più difficile del previsto. A Neslihan è stato chiesto se avesse mai notato qualcosa di strano nel viso di Burak, magari qualcosa che suggerisse un intervento chirurgico. La risposta di Neslihan, a quanto pare, è stata piuttosto vaga ed enigmatica. Si dice che abbia detto qualcosa del tipo: Burak è un uomo molto bello, ha un fascino unico. Non ho mai fatto caso a particolari difetti, anzi, trovo che la sua imperfezione lo renda ancora più affascinante. Capite bene che una risposta del genere si presta a diverse interpretazioni. C'è chi l'ha interpretata come un modo elegante per non smentire la voce, ammettendo implicitamente che qualcosa di diverso nel viso di Burak c'è. Altri, invece, hanno pensato che Neslihan volesse semplicemente evitare di alimentare ulteriormente il gossip, sottolineando la bellezza complessiva dell'attore e minimizzando l'importanza di un possibile difetto fisico. E qui, ovviamente, si apre un dibattito. Da una parte, c'è chi pensa che sia del tutto irrilevante se Burak Özçivit abbia o meno subito un intervento chirurgico per correggere un labbro leporino. La sua bravura come attore, il suo talento e il suo fascino non cambiano in alcun modo. Anzi, molti sostengono che, se anche avesse avuto questo problema, averlo superato grazie alla chirurgia dimostrerebbe la sua forza di volontà e la sua determinazione. Dall'altra parte, c'è chi è curioso di conoscere la verità, magari per comprendere meglio la sua storia personale e il suo percorso di crescita. E, ovviamente, c'è anche chi, diciamocelo, ama semplicemente il gossip e la speculazione fine a se stessa. Indipendentemente dalla verità, però, è importante ricordare che stiamo parlando della vita privata di una persona. Burak Özçivit non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, e quindi è giusto rispettare la sua privacy. Spetta a lui decidere se e quando condividere questa parte della sua storia con il pubblico. E poi, diciamocelo, concentriamoci sulle cose che contano davvero: il suo talento, la sua professionalità e il suo impegno nel suo lavoro. Burak Özçivit è un attore che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua bravura e alla sua presenza scenica. Che abbia o meno subito un intervento chirurgico, questo non cambia il fatto che sia un artista di successo. Quindi, alla fine, cosa possiamo concludere da tutta questa storia? Beh,
Innanzitutto che si tratta di un pettegolezzo, di una voce di corridoio che circola da anni. Non ci sono prove concrete che confermino la presunta operazione. E di Burak O'Shivit. Le parole di Neslihan Atagul, per quanto enigmatiche, non costituiscono una prova definitiva. In secondo luogo, che la bellezza è soggettiva e che ognuno ha il diritto di sentirsi a proprio agio con il proprio corpo. Se Burak O'Shivit ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per correggere un difetto fisico, è una sua scelta personale che va rispettata. E infine, che è importante non dare troppo peso ai pettegolezzi e alle speculazioni, ma concentrarsi sulle qualità e sui talenti delle persone. Burak O'Shivit è un attore di successo, un uomo affascinante e una figura pubblica ammirata da milioni di persone in tutto il mondo. Cerchiamo di concentrarci su questo, piuttosto che alimentare rumors e speculazioni infondate. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere. Abbiamo parlato di Burak O'Shivit, del suo presunto labbro leporino, delle parole di Neslihan Atagul e dell'importanza di rispettare la privacy delle persone. Prima di salutarvi, però, vorrei ringraziarvi di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Siete fantastici! E ora, la domanda di rito. Cosa ne pensate di tutta questa storia? Credete che Burak O'Shivit abbia subito un intervento chirurgico? E cosa ne pensate delle parole di Neslihan Atagul? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di leggere i vostri pensieri. E per finire, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al mio canale. Mi aiuterebbe tantissimo a crescere e a portare sempre più contenuti interessanti per voi. Grazie ancora per il vostro supporto e alla prossima. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ma aspettate, non chiudete ancora la pagina, perché la storia di Burak O'Shivit e del suo presunto labbro leporino è molto più complessa e ricca di sfumature di quanto sembri. Approfondiamo ancora un po', cerchiamo di scavare più a fondo in questa vicenda, analizzando i diversi aspetti e le implicazioni che questa storia si porta dietro. Innanzitutto, è fondamentale capire cosa sia esattamente il labbro leporino. Si tratta di una malformazione congenita che si verifica quando il labbro superiore non si chiude completamente durante lo sviluppo fetale. Questo può variare da una piccola fessura nel labbro a una divisione completa che si estende fino al naso. Il labbro leporino può essere associato o meno alla palatoschisi, un'altra malformazione congenita che colpisce il palato. Ora, è vero che il labbro leporino è una condizione che può essere corretta chirurgicamente. Gli interventi chirurgici per la riparazione del labbro leporino sono solitamente eseguiti nei primi mesi di vita del bambino e possono migliorare significativamente l'aspetto del labbro e del naso, oltre a migliorare la funzionalità del labbro e del palato. Quindi, se Burak O'Shivit avesse avuto un labbro leporino e si fosse sottoposto a un intervento chirurgico per correggerlo, non ci sarebbe nulla di male in questo. Anzi, come dicevamo prima, potrebbe essere visto come un esempio di forza di volontà e di determinazione. Ma allora, perché questa voce circola da anni e non è mai stata confermata né smentita dall'attore? Beh, qui entrano in gioco diversi fattori. Innanzitutto, la privacy. Burak O'Shivit ha il diritto di tenere per sé informazioni personali sulla sua salute e sulla sua storia medica. Non è tenuto a condividere con il pubblico dettagli sulla sua vita privata, soprattutto se si tratta di questioni delicate come questa. In secondo luogo, la paura del giudizio. Purtroppo, ancora oggi, le persone con disabilità o con malformazioni congenite possono essere oggetto di pregiudizi e di discriminazioni. Burak O'Shivit potrebbe aver scelto di non parlare del suo presunto labbro leporino per evitare di essere giudicato o stigmatizzato. In terzo luogo, la volontà di proteggere la sua immagine. Nel mondo dello spettacolo, l'immagine è tutto. Burak O'Shivit potrebbe aver temuto che rivelare di aver avuto un labbro leporino avrebbe potuto danneggiare la sua carriera o influenzare negativamente la percezione che il pubblico ha di lui. E poi, c'è anche da considerare l'effetto che questa storia potrebbe avere sulla sua famiglia. Burak O'Shivit è un uomo sposato e ha dei figli. Potrebbe aver scelto di non parlare del suo presunto labbro leporino per proteggere i suoi cari da pettegolezzi e da speculazioni. Quindi, come vedete, ci sono molte ragioni per cui Burak O'Shivit potrebbe aver scelto di non parlare del suo presunto labbro leporino. E noi, come suoi fan e come persone rispettose della sua privacy, dovremmo accettare la sua decisione. Ma torniamo alle parole di Neslihan Atagul. Come abbiamo detto prima, la sua risposta durante l'intervista è stata piuttosto vaga ed enigmatica.
ma cerchiamo di analizzarla più attentamente, cercando di capire cosa potrebbe aver voluto dire l'attrice, quando Neslihan ha detto: tu che Burak è un uomo molto bello e che ha un fascino unico, ha sicuramente voluto sottolineare la sua bellezza complessiva e la sua personalità accattivante. Quando ha detto di non aver mai fatto caso a particolari difetti, potrebbe aver voluto dire che non ha mai notato nulla di strano nel viso di Burak, oppure che, se anche c'era qualcosa di diverso, non ci ha mai dato importanza. E quando ha detto che la sua imperfezione lo rende ancora più affascinante, potrebbe aver voluto dire che le piccole imperfezioni rendono le persone più uniche e interessanti. In altre parole, Neslihan potrebbe aver voluto dire che anche se Burak avesse avuto un labbro leporino, questo non avrebbe fatto altro che aggiungere fascino alla sua figura. Ovviamente, questa è solo una possibile interpretazione. Non possiamo sapere con certezza cosa intendesse Neslihan Atagul con le sue parole, ma è importante sottolineare che la sua risposta, per quanto enigmatica, non costituisce una prova definitiva che Burak Oshivit abbia avuto un labbro leporino. E poi, diciamocelo, anche se fosse vero che Burak ha avuto un labbro leporino, non vedo perché dovremmo farne un dramma. Come abbiamo detto prima, il labbro leporino è una condizione che può essere corretta chirurgicamente e che non dovrebbe essere motivo di vergogna o di imbarazzo. Anzi, se Burak Oshivit avesse avuto un labbro leporino e lo avesse superato grazie alla chirurgia, questo potrebbe essere un messaggio di speranza e di incoraggiamento per tante persone che si trovano nella stessa situazione. Potrebbe dimostrare che con la forza di volontà e con l'aiuto della medicina, è possibile superare anche le difficoltà più grandi. Quindi, alla fine, cosa possiamo concludere da tutta questa storia? Beh, innanzitutto che è importante rispettare la privacy delle persone e non alimentare pettegolezzi e speculazioni infondate. In secondo luogo, che la bellezza è soggettiva e che ognuno ha il diritto di sentirsi a proprio agio con il proprio corpo. E infine, che è importante concentrarsi sulle qualità e sui talenti delle persone, piuttosto che sui loro presunti difetti fisici. Burak Oshivit è un attore di successo, un uomo affascinante e una figura pubblica ammirata da milioni di persone in tutto il mondo. Che abbia o meno subito un intervento chirurgico per correggere un labbro leporino, questo non cambia il fatto che sia un artista di talento e una persona di valore. Cerchiamo di concentrarci su questo, piuttosto che alimentare rumors e speculazioni infondate. E ora, prima di salutarvi definitivamente, vorrei lanciare un appello a tutti voi che mi state guardando. Cerchiamo di essere più gentili, più rispettosi e più empatici gli uni verso gli altri. Non giudichiamo le persone per il loro aspetto fisico, ma cerchiamo di conoscerle per quello che sono veramente. E soprattutto, ricordiamoci che tutti abbiamo delle imperfezioni, e che sono proprio queste imperfezioni a renderci unici e speciali. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere. Abbiamo parlato di Burak Oshivit, del suo presunto labbro leporino, delle parole di Neslihan Atagul e dell'importanza di rispettare la privacy delle persone. Prima di salutarvi, però, vorrei ringraziarvi di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Siete fantastici! E ora, la domanda di rito. Cosa ne pensate di tutta questa storia? Credete che Burak Oshivit abbia subito un intervento chirurgico? E cosa ne pensate delle parole di Neslihan Atagul? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di leggere i vostri pensieri. E per finire, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al mio canale. Mi aiuterebbe tantissimo a crescere e a portare sempre più contenuti interessanti per voi. Grazie ancora per il vostro supporto e alla prossima. Ciao!